Ciao amici, come va? È da tempo che non ci vediamo qui su YouTube, vi mancavo. Sono di ritorno per proporvi un video che ho visto fare a almeno 3 persone e che ho sempre voluto fare anch'io, cioè reagire all'italiano parlato da persone famose, straniere ovviamente, non italiane, per avere una prospettiva totalmente fresca e non influenzata. Non ho guardato nessuno di quei video di cui vi parlavo un attimo fa, dunque direi che possiamo cominciare. Però prima devo prendere queste. Ok, abbiamo DiCaprio che va dal Papa. Santità, grazie per dedicarmi questa udienza privata con lei. Ok, DiCaprio si è imparato una frasetta a memoria da dire al Papa, che comunque è una buona idea quando vai dal Papa, credo. L'ha detta bene, io non credo DiCaprio parli italiano. Una piccola cosa, udienza lo pronuncia come se fosse urie. Udienza privata. È come se I e E fossero separate, e questo si chiama iato in fonetica, come nelle parole italiane poeta, reale. E lui ha detto udienza, che però andrebbe pronunciata udienza con die. Credo che dica anche grazie, che mi ricorda molto grazie. Poi abbiamo Colin Firth che, come tutti sanno, ha fatto Bridget Jones, il diario di Bridget Jones, e non l'ho appena cercato su Wikipedia. E quindi sembrava un strano universo parallelo, vero? Ok, dice parallelo. Quindi qua per pronunciare bene la parola abbiamo prima una doppia, parallè, e poi una L singola, parallelo. Sembrava un strano universo parallelo. Poi sarebbe uno strano universo parallelo, ma ovviamente per chi parla inglese il genere grammaticale è un concetto molto strano, molto astruso e difficile da imparare. Forse la cosa più strana di tutto è nello stesso periodo. Di tutto l'ha detto molto bene, non ha detto tutto, ha detto tutto. Sentiamo David Grohl dei Foo Fighters. Ciao Cesena, sono Davide, ciao. Trovo sempre divertente quando gli stranieri traducono il proprio nome in italiano. Cioè, non voglio giudicare la pratica, perché ognuno è libero di farlo, però è divertente. Mi dispiace, non parlo italiano. Apprezzo molto lo sforzo di chi, pur non sapendo una lingua, prova a dire alcune parole in un'altra lingua. Non costa poi così tanta fatica, quindi lo apprezzo davvero. Solo un po'. Questo video... Ma che bello, che bellissimo. Ok, che bellissimo non si può dire solo che bello, che bravo, che interessante, ma non si può usare questa forma con issimo. Grazie mille. Mille con la L lunga. Stiamo arrivando, prometto, ti amo, ciao. Ti amo, ok. Secondo me questa è una cosa, è un problema che molto spesso hanno gli anglofoni. In inglese si direbbe I love you, quindi si usa il you, singolare e plurale. E quindi spesso non riescono, secondo me almeno, a usare tu e voi con naturalezza in italiano, perché tendono a volte a dire ti quando in realtà si direbbe vi. Ah sì, Kobe Bryant l'avevo già sentito. Quali sono le città dove hai vissuto? Pistoia, Reggio Calabria, Reggio Emilia? Rieti. Reggio Calabria, Pistoia e poi Reggio Emilia. Cioè era un po' più difficile per me perché io sempre sto lavorando, però ho amici in Reggio Emilia perché Reggio Emilia è l'ultima città dove ci 13 anni ricordo un po' più di miei amici che Rieti o Calabria. Parlava benissimo e davvero un ottimo accento nelle frasi che ha detto in questa clip, quindi davvero sorprendente. Reggio Calabria, Pistoia e poi... Stoia. Tornando al nostro suono Y che abbiamo visto prima, bisogna farlo anche in parole come pistoia, ya. Molto spesso chi parla inglese dice pistoia, oea, mentre deve essere oia. Pistoia e poi Reggio Emilia. In realtà la prima I la dice bene, ho esagerato io dicendo pistoia, e non aspira neanche troppo le P, le K, le T, non dice
Pistoia, che sarebbe più naturale per un anglofono, quindi davvero davvero bravissimo. Ok, qua abbiamo Shakira, ho già sentito anche Shakira, sentiamo come se la cava con l'italiano. Hai voglia di È un vero piacere stare qua. Non lo parlo bene, lo capisco, lo leggo bene, Lo leggo. Habla ma l'ho castellano? dimenticato molto. Abbia spagnolo, Spagnolo, Portoghese, English. English. In che lingua vogliamo fare questa intervista? Un po' di italiano Un po' di italiano? per praticarlo. Ok. Che peccato che sia così breve la clip. Comunque, io dico sempre, non mi piace molto usare il verbo praticare transitivo, quindi praticare qualcosa, praticare una lingua. Io ritengo che sia più corretto e più italiano dire per esercitarsi in una lingua, esercitarsi in italiano. Però è vero che si sente così spesso oggi praticare una lingua, per influenza ovviamente dell'inglese, che si può accettare forse, anche se a me non piace. Quindi ogni volta che dite praticare l'italiano un po' muoio dentro. No, scherzo. Anche se uno non è troppo bravo, se ha una buona pronuncia fa un'ottima impressione. A volte è anche un'impressione troppo buona, perché poi le persone lo sopravvalutano un pochino. Ed è per questo che sto facendo il mio corso di pronuncia, come sapete, di cui vi voglio dare un'anteprima, perché ho preparato un mini corso che è un po', diciamo, introduttivo. Si chiama Come imparare la pronuncia italiana. Contiene 10 lezioni su, appunto, come imparare la pronuncia italiana. Vi parlo di perché imparare la pronuncia, qual è la pronuncia neutra italiana, ed esiste poi una pronuncia neutra italiana, e vi do anche alcune tecniche per imparare la pronuncia. E questa è un'anteprima. Come ti ho spiegato, si tratta di un modello A regionale. Il vantaggio dei messaggi vocali è che puoi riregistrarli quante volte vuoi, ovvero un alfabeto speciale che ci permette di sapere con buona precisione come si pronuncia. È un regalo che vi faccio e che penso possa aiutarvi a capire come migliorare la vostra pronuncia in italiano, ma anche in qualsiasi lingua, perché le tecniche sono le stesse che consiglierei per imparare la pronuncia di ogni lingua. Vi lascio un link qui sotto se volete provare questo mini corso gratuito, mi piacerebbe sapere la vostra opinione, e se volete notizie sul mio corso potete anche iscrivervi alla lista email che trovate nella descrizione, così da avere notizie sui miei video e sul corso che uscirà credo a settembre. Ciao, sono Alessia Cara e siamo qui in Minneapolis per il concerto stasera e vi voglio bene, grazie. Ok, lei sicuramente ha origini italiane, almeno suppongo, non so chi sia. C'è un po' di accento americano nel suo modo di parlare, ma penso che abbia origini italiane, anche ovviamente dal suo nome. Una cosa che ho sentito... Siamo qui in Minneapolis. L'aspirazione del k, k in alcune posizioni si aspirano in inglese, e lei qui dice siamo qui. Se è inglese, parli inglese come madrelingua, attenzione a questo aspetto. Quindi quello che puoi fare è prendere un foglietto di carta e provare a dire qui, non si dovrebbe muovere. Se uno lo pronuncia in una maniera più inglese, quello che esce è qui. Vedete che il foglietto si muove. Lo stesso per pasta è pasta. Come attrice Penelope è importante Cruz. perché abbiamo visto il posto, abbiamo parlato con le persone. Abbiamo. In italiano bisogna pronunciare bene la B. Abbiamo. Che poi è anche doppia qui, quindi abbiamo parlato. Ho vissuto questa situazione terribile e come donna è un tempo. Ok, questo è un po' difficile. Molti stranieri traducono como oppure as usando come, quindi in frasi come youtuber vi posso dire come donna. In alcuni contesti può funzionare, però io qui direi personalmente da donna, quindi da donna penso questo, oppure da youtuber, da insegnante. Io da insegnante vi posso dire che ha una buona pronuncia. E come donna. Donna poi con una doppia N, donna. Un tempo della tua vita che ricordi sempre, perché ho parlato con alcune donne che mi hanno raccontato delle storie terribili che non dimenticherò mai. Noi come umani non dimenticherò mai, un altro errore comune per chi parla spagnolo, perché in spagnolo sarebbe olvidare con A, in italiano dimenticherò. I verbi in are fanno al futuro erò, lavorerò, mangerò, canterò. Che ho
Mika lo conosciamo molto bene in Italia, è molto famoso qui da noi e parla un ottimo italiano. È anche una cosa molto pura. Ho voluto fare una cosa poetica e anche con una semplicità e anche di illustrare tutte queste emozioni che sono nella canzone. Queste emozioni, alla fine, però parla molto molto bene, quindi non si può dire niente a Mika. Ok, ho deciso di cambiare video, concludere questo video con Cristiano Ronaldo, che mi fa sempre ridere. Lui magari ride guardando il mio conto in banca, ma a me fa ridere sentirlo parlare in italiano, perché chiaramente non gliene è mai fregato nulla di imparare l'italiano quando è stato in Italia alla Juventus a giocare per 3 anni. Fondamentalmente parla spagnolo, anzi parla portugnol, mettendo qualche parola in italiano qua e là. Vamo provare a parlare italiano. Vamo provare. Si direbbe proviamo a parlare italiano. Lui sta parlando spagnolo. Bueno, buonanotte a tutti. Bueno, per me sono... Questo è interessante. Lui arriva sul palco e dice buonanotte. Però in italiano buonanotte si dice solamente quando te ne stai andando, quindi non puoi salire su un palco e dire buonanotte come prima cosa, perché lo dovresti dire alla fine solamente. Un orgoglio di ricevere il miglior giocatore della Liga Italiana, grazie ai miei compagni della Juve. Ok, si inventa un po' tutto, ricevere al posto di ricevere, compagneri al posto di compagni. Lo giocatore che ha votato in me. Non è nemmeno spagnolo, questo è portoghese. Poi i miei primi anni qua in Italia. Il primo anno. Questi anni vuoi tentare di essere uguale. Grazie a tutti. Bisogna comunque fargli i complimenti perché ci ha provato e alla fine imparare le lingue non è una gara, non è una competizione. Il risultato non è dei migliori, però è importante provarci anche quando uno non si sente troppo sicuro. È davvero una bella cosa buttarsi con quello che si riesce a dire e alla fine tutto quello che ha detto è stato chiaro, quindi questa è la cosa più importante. Bene, questo era tutto per oggi, spero che vi sia piaciuto questo video un pochino diverso dal solito, fatemi sapere che cosa ne pensate. Chiedo scusa per l'assenza, sarò ancora un pochino assente ad agosto, appunto perché sto lavorando a questo corso, però se vi manca la mia faccia e la mia voce trovate il mini corso su come imparare la pronuncia dell'italiano che vi lascio qui sotto, vi ricordo, e se volete altri contenuti per imparare l'italiano ovviamente c'è il club dove, come sempre vi dico, trovate una quantità fantasmagorica di materiali per imparare la nostra lingua. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.